Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Proseguiamo l'indagine sulla fonte primaria su cui si basa la storia moderna della Russia, il racconto degli anni passati. Abbiamo accennato brevemente di questo documento nella prima puntata introduttiva. Ci siamo affidati alla versione convenzionale della storia che ci dice che questa cronaca è stata scritta presumibilmente intorno al 1116 dal monaco Nestore di Kiev e rappresenterebbe la fonte per eccellenza che racconta di quella che è conosciuta dagli storici come Kievan Rus, la Rus di Kiev, considerata la madre di tutte le città russe. Molti autori, dagli storici agli scrittori di prosa, considerano la Rus di Kiev la culla dello Stato russo, il centro da cui partì l'espansione economica, commerciale e culturale dell'antica Russia. Tuttavia, approfondendo il tema della Rus di Kiev, emergono dei problemi e delle domande che mettono in discussione ancora una volta quello che si crede di sapere. La prima evidenza che salta all'occhio è che la Rus di Kiev non è mai esistita. Questo termine non era usato nella letteratura antica russa, nemmeno il lettore ne era a conoscenza. Semplicemente non se ne sentiva parlare né nel mondo slavo né nei paesi occidentali. Nessuna cronaca, nessun documento governativo, nemmeno le molte memorie dei viaggiatori occidentali e orientali che visitarono le terre slave della Rus. Ma quindi, da dove arriva questo termine? Apparve soltanto nella metà del XIX secolo, utilizzato per la prima volta dal filologo e botanico Maximovich, compagno d'armi e collega di Uvarov, ministro della pubblica istruzione dell'impero russo, che sotto la direzione dell'imperatore pan-russo Nicola I creò l'Università di San Vladimir a Kiev. L'intento di Maximovich fu quello di voler conferire all'allora città provinciale di Kiev ed altri territori della piccola Russia un significato più maestoso e storico di quanto fosse in realtà. Basò le sue attività scientifiche di supporto sull'idea dell'amico Uvarov. Così Maximovich introdusse il termine Kievan Rus, anche se non osò utilizzarlo per riferirsi a tutta la Russia antica. Inizialmente venne utilizzato in senso geografico ristretto per designare il Principato di Kiev, insieme a frasi come Cervonaia Rus, Rus di Suzdal, Rus di Mosca, eccetera. Solo successivamente, negli anni 50 e 60 del XX secolo, storici come Pogodin, Solovyov, Khrushchevskoi iniziarono ad usare questo termine in senso puramente cronologico, separandolo dal cosiddetto periodo pre-mongolo. In epoca sovietica, invece, l'utilizzo di tale termine cominciò ad espandersi. Iniziò ad apparire nei libri di testo scolastici e universitari, negli editoriali dei giornali e nella narrativa alla cura dell'accademico Grekov, personaggio favorito del leader dell'URSS Stalin. A metà del XX secolo furono pubblicate le opere principali di Grekov, diventate in seguito libri di testo, Kievan Rus e Cultura di Kievan Rus. In queste opere Grekov spiega: ritengo necessario sottolineare ancora una volta che nel mio lavoro mi occupo della Rus di Kiev non nel senso stretto territoriale del termine Ucraina, ma proprio nel senso ampio di impero Rurikovich. Il termine Kievan Rus iniziò ad essere utilizzato quindi in senso più ampio e si venne a rafforzare così il mito della vecchia datazione della storiografia di Romanov, secondo cui l'attuale Kiev era il centro dell'unificazione della formazione delle terre russe e dello stesso Stato russo. Nel 1982 la leadership sovietica riprese queste idee, dalle cui considerazioni storiche venne creato dal nulla il mitico 1500° anniversario di Kiev, data assolutamente ridicola basata sul nulla. Venne creata una grande festa per celebrare questo anniversario. Gli ideatori di questa celebrazione sono stati funzionari del Partito Comunista della SSR Ucraina, Slenko, segretario esecutivo della Commissione della SSR Ucraina per l'UNESCO, l'accademico Paton e il presidente del comitato esecutivo della città di Kiev, Sgursky, il quale affermò in seguito che i leader della Repubblica erano gelosi delle vacanze di anniversario di Yerevan, Berlino, Kyoto, Praga, per cui decisero di inventare una data di anniversario per la loro città. Inizialmente volevano invecchiare Kiev di 2700 anni, ma alla fine forse pensarono che fosse un po' troppo e decisero di optare per i 1500 anni. Siamo alla follia. Inoltre si devono fare diverse considerazioni. Quella riguardante la datazione e la credibilità del racconto degli anni passati l'affronteremo nel prossimo video. Per ora si può solo dire che mettendo in discussione la datazione di tale fonte ed il relativo autore, tutte le convinzioni storiche fatte passare per verità assolute si sciolgono come neve al sole.
La vera datazione del racconto e l'epoca in cui si introdusse per la prima volta il termine Kievan Rus da parte di Maksimovic sono strettamente collegate. In questo momento però faremo una considerazione a carattere geografico. Com'è possibile che Kiev sia diventata la capitale e la madre delle città russe, essendo situata nella periferia della Rus? Se la Rus aveva bisogno di un avamposto per il confronto militare con Bisanzio, e cioè la Ioros sul Bosforo, come abbiamo ormai capito, o per gestire i flussi commerciali ed economici verso l'Asia, che senso ha costruirlo tra le foreste a 1000 chilometri dal Mar Nero? Non esistevano nemmeno collegamenti di trasporto convenienti con le città russe più importanti come Rostov, Vladimir, Suzdal, Novgorod, Pereslav-Zalesky, Kostroma, eccetera. Le stesse caratteristiche geografiche del Dnepr non consentono il passaggio di navi mercantili a scopo commerciale a causa delle rapide piuttosto pericolose di questo fiume. Nel 1648 il famoso ingegnere cartografo francese Guillaume Bouplain, perdonate la pronuncia, scrisse nella sua opera: la fertilità del suolo fornisce agli abitanti pane in abbondanza, ma non sanno cosa farne, soprattutto poiché non hanno fiumi navigabili che sfociano nel mare, ad eccezione del Dnepr, che 50 miglia sotto Kiev è bloccato da 13 rapide. Questa barriera impedisce loro di far galleggiare il loro grano fino a Costantinopoli. Anche nei secoli XVII e XIX il Dnepr non era considerato un fiume navigabile conveniente e Kiev non era un centro economico importante. Inoltre, a livello archeologico, sul territorio della moderna Kiev non è stato trovato un numero sufficiente di manufatti, come tesori, monete antiche risalenti al periodo in cui si presume che fosse la capitale, che potessero indicare dell'importanza economica e militare di questo insediamento. Per cui ci troviamo di fronte ad un mito. Kievan Rus è come al solito un'invenzione degli storici di stampo scaligeriano che si sono visti protagonisti dell'alterazione di tante fonti storiche, e il racconto degli anni passati non è escluso. Questa cronaca è tutt'altro che antica ed è stata creata per fini politici che andassero a giustificare l'azione dei nuovi governanti di origine tedesca della Rus, e cioè i Romanov. Ma piano piano vedremo tutto. Intanto vi ringrazio per aver visto il video. Se vi è piaciuto, supportate il canale gratuitamente mettendo un mi piace, commentate per farmi sapere cosa ne pensate ed iscrivetevi se non l'avete ancora fatto per non perdervi futuri video. Grazie mille e a presto.